Singapore, 15 febbraio 1942. Fuori, per la prima volta in settimane, i cannoni tacciono. Dentro il Raffles Hotel c'è musica. L'orchestra continua a suonare mentre le scarpe lucide scivolano sul parquet come se il mondo non stesse finendo. Ma il mondo, in effetti, sta finendo. 85.000 soldati britannici si sono appena arresi al generale Yamashita, in quello che Churchill definirà il più grande disastro militare della storia inglese. Nel palm court dell'hotel il personale sta seppellendo in giardino l'argenteria, mentre i passi dei soldati giapponesi si avvicinano. Il valzer è una copertura, tutta la festa è un inganno. Quando i soldati entrano, trovano uomini in smoking e donne in abiti lunghi che ballano. Trovano quello che sembra l'ultima serata del mondo. E in un certo senso lo è. Il Raffles verrà ribattezzato Sionan Ryokan, locanda della luce del sud. I registri dell'hotel bruceranno o spariranno. La cassaforte verrà forzata da qualcuno e il segreto che quella cassaforte custodiva svanirà con tutto il resto. La formula di un drink che aveva già silenziosamente cambiato il modo in cui il mondo beveva. Questa è la storia di quel drink ed è la storia di un uomo di cui non sappiamo quasi nulla, ma che ha fatto una piccola, grande rivoluzione. Benvenuti in Drink Stories, io sono Leonardo Pinto. Bisogna capire Singapore all'inizio del Novecento per comprendere perché questo drink esiste. Il porto è uno dei più trafficati del mondo. Tutto transita da qui per Londra, Amsterdam o New York. La città è una macchina coloniale perfetta, stratificata in gerarchie invisibili ma rigidissime. Funzionari britannici in cima, commercianti cinesi nel mezzo e lavoratori indiani e malesi alla base. Ognuno sa dove deve stare, ognuno rispetta le regole. Il Raffles Hotel, inaugurato da tre fratelli armeni nel 1887, è il cuore pulsante di questa elite. Non è solo un albergo, è il posto in cui si decide chi conta. Kipling ci passa, ci mangia, ci scrive. Conrad ci dorme, osserva il porto con quegli occhi che vedono sempre il lato oscuro delle cose. Maugham lo frequenta per anni, con quella sua aria da chirurgo dell'anima umana, capace di raccontare il crollo di un uomo con la stessa distanza con cui racconterebbe un tramonto. Proprio Maugham definirà il Raffle come il posto in cui vivono tutte le favole dell'Oriente esotico, frase che l'hotel userà poi sulle sue scatole di fiammiferi, trasformando la letteratura in marketing non senza una certa eleganza. Il Long Bar si affaccia su Cats Alley. I piantagionisti arrivano dalla Malesia ogni fine settimana. Bevono gin pahit, gin e angostura e qualsiasi spirito che gli aiuti a dimenticare l'umidità e l'isolamento. Sul pavimento del bar ci sono gusci di arachidi che col tempo sono diventati una tradizione. Il Long Bar è forse l'unico posto di Singapore in cui sporcare è incoraggiato. Gli uomini bevono, le donne no. Non è un divieto formale, ma semplice etichetta. L'etichetta vittoriana esportata fino alle colonie tropicali, applicata con la stessa rigidità se non di più. Una donna che beve in pubblico perde la reputazione, perde il matrimonio e perde il futuro. Le viene servito tè o succo di frutta e mentre i mariti alzano i bicchieri e sorridono, le donne siedono lì accanto, sobrie e composte, fino a quando non arriva lui. Il suo nome è Ngiam Tong Bu. È di Hainan, un'isola cinese da cui provenivano molti dei migranti che lavoravano nell'ospitalità del sud-est asiatico coloniale. Ha iniziato come barboy e poi ha lavorato fino a diventare bar captain del Long Bar. Non si sa quasi nulla di lui, non esistono neanche fotografie certe. Qualche biografia abbozzata, ma niente di più. E nonostante questo, ciò che ha fatto è sufficiente a riempire l'intera storia del Novecento. Tong Boon sta dietro a quel bancone ogni giorno. Vede arrivare le donne, le vede sedersi, le vede ordinare tè e le vede guardare i bicchieri dei mariti con un'espressione che non è semplice voglia di alcol, ma qualcosa di più sottile. È il desiderio di essere trattate allo stesso modo, di non essere escluse dalla vita sociale del posto più importante della città solo per una questione di genere. Un grande artista è colui che davanti a un problema lo risolve attraverso la forma. E Tong Boon è un artista.
La sua soluzione è una questione di colore. Costruisce un drink che è gin, ma che sembra succo di frutta. Un punch esotico, luminoso, innocuo all'apparenza. Sceglie il rosa, il colore che il codice vittoriano associa alla femminilità. Il colore che disarma qualsiasi sospetto. È un travestimento perfetto. In quegli stessi anni a New Orleans sta nascendo il jazz. I musicisti neri americani stanno inventando un linguaggio musicale capace di attraversare le barriere razziali fingendosi solo musica. La musica sta diventando un codice, un messaggio nascosto e il Singapore Sling dall'altra parte del mondo sta facendo la stessa cosa in un bicchiere. In un giornale del 1903, custodito negli archivi di Singapore, si parla di Pink Slings for Pale People, sling rosa per persone pallide. È la prima traccia documentata di quello che Tong Boon stava costruendo. Il che significa che quel drink non è stato frutto di un colpo di genio. Al contrario, è stato pianificato, studiato, migliorato, come ogni cosa destinata a durare. Il 1915 è l'anno in cui gran parte degli studi collocano la nascita della ricetta finale del drink. E non è un anno qualsiasi. La prima guerra mondiale è nel pieno del suo orrore. Wilfred Owen sta per scrivere il libro che cambierà per sempre il modo in cui gli esseri umani guardano alla guerra, con quella bellezza di linguaggio usata per dire l'indicibile. Pablo Picasso e Georges Braque hanno già frantumato la prospettiva con il cubismo, dimostrando che la realtà si può raccontare da più punti di vista contemporaneamente. A Singapore, in quello stesso febbraio, esplode l'ammutinamento di Singapore, con la ribellione dei soldati indiani musulmani. L'impero britannico sta scricchiolando, e non solo in Europa. Ed è in questo mondo in frantumi che un barman di Hainan mette sul banco un drink rosa. Le donne lo ordinano, lo bevono guardando i mariti negli occhi. Nessuno dice niente perché non c'è niente da dire. È solo qualcosa di carino e colorato. E il gin lavora in silenzio. Ngiam Tong Boon conserva le sue ricette in cassaforte. La cassaforte è ancora a Raffles oggi, esposta come cimelio. Ma quando la famiglia la aprirà dopo la sua morte, avvenuta proprio nel 1915, la cassaforte sarà vuota. Chi l'ha svuotata non si saprà mai. Quello che rimane è uno scontrino di bar del 1936. Pare che un ospite dell'hotel chieda a un cameriere come si prepari il Singapore Sling. Il cameriere racconta la ricetta a memoria. Memoria di memoria. Passaparola. E l'ospite la scarabocchia su quel pezzo di carta. È l'unica fonte scritta che è sopravvissuta. Non è la ricetta di Tong Boon. È l'eco di qualcuno che ricordava di averlo visto fare. Tra gli anni 30 e gli anni 50 il Singapore Sling esiste come un'entità mitologica, presente ovunque e identico a nessuno. Il Savoy Cocktail Book del 1930 lo inserisce con una ricetta che non somiglia affatto a quella di oggi. Ogni barman ha una sua versione e ogni ricettario lo descrive diversamente. È un'idea che si replica moltiplicando le sue variabili, un po' come un racconto che varia di narrazione in narrazione. Ed è in questa forma che il drink entra nella letteratura. Thompson pubblica Fear and Loathing in Las Vegas. Il libro è una bomba culturale. È la cronaca del collasso del sogno americano scritta da dentro, con una prosa psichedelica e furente che nessuno aveva usato prima. E in quel caos allucidogeno Thompson cita il Singapore Sling. Lo cita in una lista di eccessi che è allo stesso tempo comica e disperata. Nel complesso il libro è la più feroce critica all'America imperiale mai fatta. Nel 1998 Terry Gilliam porta quel libro al cinema e nel film la scena del Singapore Sling diventa un'immagine. Colori acidi, movimenti distorti, il rosa del drink contro il caos visivo del Nevada. Il drink torna al centro del mondo. Il Raffles però negli anni 60 è stanco. Singapore, dopo l'indipendenza del 65, è una città che si ricostruisce a velocità vertiginosa. L'hotel che rappresenta il colonialismo britannico è fuori moda, fuori posto, quasi imbarazzante. E il compito di riportare in vita quello che ormai è un fantasma del lusso viene affidato a un italiano, Roberto Pregarz. Pregarz fa per prima cosa una cosa che gli italiani sanno fare molto bene.
Cerca il passato come se fosse il futuro. Recupera vecchi menù, vecchie fotografie, vecchie storie e contribuisce al rilancio del Singapore Sling. È esattamente questo il momento in cui il Singapore Sling rinasce nella forma in cui lo conosciamo oggi, più dolce, più tropicale, più adatto a tutti i gusti, soprattutto a quelli di un'epoca che ama i colori forti e i sapori espliciti. I critici più severi sostengono che quella versione sia figlia degli anni '70. Può darsi, ma è anche vero che un'idea, per sopravvivere, ha necessità di cambiare forma senza perdersi. Nel 1987 Ruffles diventa monumento nazionale. Il Long Bar, riposizionato in una nuova ala dopo i lavori di restauro, riapre e oggi da quel bar escono tra gli 800 e i 1000 Singapore Sling al giorno, 70% del fatturato del bar. Il drink di un barman anonimo di Hainan, emigrato a Singapore per lavoro durante il colonialismo, oggi è diventato un'industria. Quando quei soldati giapponesi entrarono nell'hotel, l'orchestra smise di suonare. L'argenteria era già al sicuro sottoterra e il Singapore Sling era già uscito da quel bar. Aveva acquisito una vita propria, che non dipendeva più da Nguyen, che non dipendeva da Raffles, che non dipendeva nemmeno da Singapore. Sopravviverà alla guerra, all'occupazione, all'indipendenza, agli anni '70 e alla loro esuberanza cromatica, a Thompson, a Gilliam, ai social media e a tutto quello che verrà dopo, perché un'idea non si può chiudere in una cassaforte. E il Singapore Sling è l'idea che un atto di finzione possa trasformarsi in un atto di libertà, che il colore di un drink possa da solo essere un atto politico, che qualcuno apparentemente senza potere possa cambiare il modo in cui il mondo si comporta, semplicemente scegliendo le parole giuste, o, in questo caso, il colore giusto. Ngiam Tong Boon ha messo del gin dentro a qualcosa che sembrava innocuo, gli ha dato un bel colore e lo ha posato sul bancone. Il resto lo hanno fatto le donne che lo hanno ordinato guardando i mariti negli occhi e permettendo a quell'atto rivoluzionario di diventare un vero e proprio cambiamento sociale. Io sono Leonardo Pinto e questa è Drink Stories. Segui il canale e attiva le notifiche per rimanere aggiornato, perché gli spiriti sono cultura e la cultura arricchisce lo spirito.